Buongiorno a tutti, siamo ad Amarillo, appena fatto colazione e adesso ci dirigeremo verso Albuquerque. La prima tappa di oggi è Cadillac Ranch. Buongiorno amici e ben ritrovati nel sesto episodio della serie sulla Route 66. Oggi lasceremo il Texas per arrivare nel New Mexico. Ci aspettano diverse ore di guida, attrazioni un po' particolari lungo il percorso come sempre, ed oggi supereremo finalmente la metà della Route 66. Incredibile come in 4 giorni di viaggio abbiamo già fatto 1139 miglia o 2000 km circa, ma non preoccupatevi perché ce ne saranno altrettanti da qui in avanti, quindi mettetevi comodi e vi lascio ora qualche piccola chicca inerente alla route che abbiamo trovato prima di lasciare Amarillo. È bellissimo che comunque in mezzo al nulla così trovi questi murales e queste cose comunque che fanno riferimento alla route e è fatto bene, ci sta. Arrivati al Cadillac Ranch. Concessionaria delle Cadillac, esatto. La cosa assurda è che una delle attrazioni principali, presumo, della route è una cacata pazzesca alla fine. Caratteristica. Una trappola per turisti, mettiamola così. Per fare un po' di contesto, il Cadillac Ranch è un'installazione artistica pubblica creata nel 1974 dagli artisti Chip Lord, Hudson Marquez e Doug Meekes. L'installazione consiste in 10 vecchie Cadillac datate intorno agli anni 50 interrate in mezzo a questo campo di terra. I visitatori possono liberamente dipingerle con delle bombolette spray per contribuire attivamente al progetto artistico. Cadillac Ranch fatto, andata. Prossimo punto dove ci fermeremo è il punto a metà della Route 66, quindi finalmente siamo arrivati a metà del tragitto e anche abbastanza velocemente dopo 4 giorni, praticamente 5 giorni che siamo in viaggio. Ed eccoci arrivati al Midpoint Café, un piccolo diner con negozio di souvenir annesso davanti al quale si trovano la linea ed il cartello che indicano la metà esatta del percorso della Route 66. Abbiamo appena varcato il confine tra il Texas e il New Mexico e adesso siamo ufficialmente tornati indietro di un'ora perché ci stiamo spostando sempre più verso ovest. Ci stiamo dirigendo verso dei gift shop che ci sono lungo la strada nella route per poi andare verso Tucumcari, che è la prossima vera città che troveremo lungo il percorso. Appena arrivati a Tucumcari siamo completamente in un paesaggio diverso rispetto al Texas. Qua si vede che stiamo iniziando a entrare verso zona canyon, zona comunque più rossa, più desertica. Ci siamo fermati qua in questo shopping, si chiama TP Curious, e adesso andiamo dentro a vedere cos'hanno. Fatto spesa,
comprato un po' di souvenir vari, prezzi comunque alti rispetto ai nostri, che è una calamita, 6-7 dollari, però ci sta, è un ricordo dall'America e adesso torniamo verso l'auto e ripartiamo. Devo dire, molto carina Tucumcari, semplice, un po' deserta, ma caratteristica. Tra l'altro, prima di lasciarla siamo anche andati a vedere un monumento dedicato proprio alla Route 66. Nulla di che, ma ovviamente non potevamo farcelo scappare. Volevo un attimo mostrare le cose che avevo comprato. Una Chevrolet rossa di una volta, degli anni 50, presumo 50-60. Un po' di calamite. Questo che sembra un coltellino, ma in realtà è un pettine. Poi ho preso un altro Chevrolet azzurra e un po' di spillette. Qua, anche questa è molto bella. E basta. Bene, da qui in avanti avevamo due opzioni di viaggio. Come vedete la Route 66 si divide in due parti. Una strada passa tra le montagne e va verso Santa Fe per poi rientrare ad Albuquerque e l'altra invece mantiene il percorso dell'autostrada direttamente fino ad Albuquerque. Ovviamente noi abbiamo sempre cercato l'esperienza originaria della route, quindi penso che avete già capito quale abbiamo scelto, no? Las Vegas? Non però Non però Las Vegas nel Nevada. Las Vegas in New Mexico. Quindi c'è una più piccola Las Vegas in New Mexico. E noi ci siamo. Non c'è niente. E non c'è niente. Ma non importa. Siamo a Las Vegas. Siamo arrivati a Santa Fe, è bellissima, già a primo impatto, molto molto bella e molto carina come città, è molto più turistica, ma quasi come una specie di città vacanze secondo me. Tra l'altro Santa Fe è la capitale del New Mexico, che molti probabilmente pensano che sia Albuquerque, che è effettivamente più grande di Santa Fe, però la capitale è per l'appunto Santa Fe del New Mexico. È molto caratteristica, ci sono tutte queste strutture comunque sulle tonalità calde, fatte a blocchi, probabilmente perché non piove comunque, e molto caratteristiche anche dagli vecchi indigeni e i nativi americani, gli indiani d'America che vivevano qua. Infatti ci sono un sacco di anche arte, musei dedicati proprio alla cultura indigena. Praticamente da quello che c'era scritto sul cartello di prima, San Francesco d'Assisi è il patrono della città di Santa Fe ed è per quello che c'è la chiesa dedicata a lui. Bella caratteristica Santa Fe. Sì, comunque diciamo loro hanno 2 o 3 cose interessanti per città,
le mettono lì e ci costruiscono i negozi attorno. Sì, alla fine ricade sempre tutto sul merchandising alla fine. Però bella, molto caratteristica, e anche avere insomma questo stile di costruzione diverso le dà molto, è veramente molto bella, da vedere assolutamente se venite da queste parti nel New Mexico. E ora si prosegue verso l'ultima tappa di oggi, Albuquerque. Arrivati ad Albuquerque siamo in stanza, che non è male, semplice, e poi questo bagnetto qua classico. Ora sono in costume perché c'è la piscina e quindi si va in piscina oggi ad Albuquerque, e qua stiamo 2 notti tra l'altro, quindi doppia piscina. Ed eccoci. Alla piscina di Albuquerque. Non è meravigliosa, però fa il suo, e ci voleva una birretta qua. E anche l'idromassaggio, tra l'altro. Vabbè, non spiego. Avreste mai immaginato nella vostra vita di fare l'idromassaggio in un motel di merda ad Albuquerque? Vabbè. Dai, Hotel 2 stelle. Hotel 2 stelle. E dopo il momento relax ovviamente ci è venuta una certa fame, quindi ci siamo avviati alla ricerca di un posto dove andare a mangiare. Oggi stiamo andando a provare il messicano ad Albuquerque, in New Mexico. Ovviamente dobbiamo provare qualcosa di un pochino più spicy. Un pochino più spicy questa sera. Eccoci qua. Henry si è preso un hamburger, invece io e Diego abbiamo voluto provare qualcosa di un pochino più tipico, dai. Questo praticamente è tacos, fagioli rossi, enchiladas e riso bianco. No, il riso e fagioli è riso e il loro fagioli, piatto tipico. diverse cose sullo stesso piatto per $10,95, $10,95 top, e poi ci siamo presi tutta una bibita. E alla fine abbiamo pagato $30 Poco, $10 in 3, $10 a testa praticamente. per tossare dopo. Buono. Fammi assaggiare l'enchiladas qua. Non so, non vedo cipolla, carne, fagioli. Una piadina con formaggio. Buona, ci sta. Adesso do un morsetto al taco anche. Ma non è piccante, bisogna buttare noi. Sì. Vero taco questo. Sì. Ci sta. Buono, approvato. Torna a casa? Arrivati ora in hotel, cena dal messicano che si chiamava Frontier Restaurant, super consigliata, abbiamo speso poco e mangiato molto bene qui ad Albuquerque. Adesso niente, è ancora presto, però relax e poi dormire, che domani sarà una bella giornata impegnativa a visitare tutta Albuquerque. Quindi restate sintonizzati per il prossimo vlog e ci vediamo presto. Ciao ciao! A few moments later. 1 hour later. Come no, forse non è accesa.